Questo vestito doveva essere perfetto e invece una singola decisione quasi lo ha distrutto. Ma prima di raccontarti cosa è successo, torniamo all'inizio. Ho paura. Paura che io e mio figlio diventeremo non necessari, superflui, che l'intelligenza artificiale ci ruberà la possibilità di creare con le nostre mani, ruberà la nostra innovazione, il nostro talento. Così ho passato 600 ore a ricamare questa paura. Questa è la mia risposta all'intelligenza artificiale. Tutto è iniziato con una domanda, una di quelle domande con cui ti svegli di notte. Che cos'è l'umanità? Cosa ci rende veramente umani? Mio figlio cresce in un mondo dove ChatGPT scrive poesie, dove Midjourney disegna quadri, dove l'AI fa tutto più veloce, più perfetto e anche più economico. E io faccio ricamo Luneville, una tecnica del 1865, lenta, imperfetta, costosa, tutto ciò che l'intelligenza artificiale non è, tutto ciò che l'intelligenza artificiale non potrà mai essere. Ma non basta dire le macchine non hanno anima, che l'artigianato è speciale, dovevo provarlo e così ho deciso di ricamare questo abito e mostrare, urlare al mondo quello che 600 ore di lavoro possono fare, lavoro umano, lavoro con scintilla di talento o almeno di passione. Così nel 2024 mi sono imbattuta nella promozione del concorso Hand and Block. Per chi non lo conosce, è una delle competizioni di ricamo più prestigiose al mondo. Il tema di quell'anno era Traces of Transition, le tracce di transizione. Quando l'ho letto, qualcosa dentro di me si è mosso. Non era solo un tema interessante, era qualcosa che stavo vivendo in quel momento. Ero diventata madre e in quel momento sentivo di aver perso pezzi di me stessa. La Jelena artista sembrava sepolta sotto pannolini, notti insonni, routine infinite e questo concorso è stato il mio modo di dire: esisto ancora, posso ancora creare. E quindi ho deciso di partecipare, ma non immaginavo quanto sarebbe stato complicato. Prima sfida: vivo in un paesino, niente negozi specializzati, niente fornitori di materiali per haute couture. Tutto doveva essere ordinato online, senza vedere, senza toccare e senza poter verificare dal vivo. Tessuti, cristalli, paillette, perline, tutto scelto da schermo, praticamente una scommessa ad ogni ordine. Ma la sfida più grande era un'altra. Non avevo la sarta di fiducia. Per un progetto così complesso avevo bisogno di qualcuno che capisse la mia visione, che sapesse lavorare con tessuto ricamato delicato, che potesse trasformare pannelli separati in un abito da concorso. La salvezza è arrivata da un'amica. Mi ha consigliato una sarta nella mia città natale, Riga, in Lettonia. Abbiamo iniziato a collaborare a distanza, telefonate, messaggi WhatsApp, foto, video. Lei mi mandava proposte di carta modelli, io rispondevo con modifiche, dubbi, idee, avanti e indietro fino a trovare la struttura perfetta. Senza di lei questo progetto non sarebbe mai esistito. Era la mia partner invisibile a 2000 km di distanza. Ma torniamo al tema. Traces of Transition. Cosa significa veramente? È quel momento in cui qualcosa cambia, ma il passato non scompare. Lascia tracce, impronte, cicatrici forse. E qui è arrivata l'illuminazione, il palinsesto. Nell'antichità, quando la pergamena era preziosa, si cancellava il testo vecchio per scriverne uno nuovo, ma la scrittura originale rimaneva visibile sotto la superficie, strati di storia, uno sopra l'altro. È esattamente quello che succede nella transizione. Il vecchio io non muore quando divento madre, non scompare quando l'artigianato incontra l'intelligenza artificiale, resta lì, sotto la superficie, visibile,
parte della nuova identità. Così è nata l'idea del mio abito. Il mio palinsesto sarebbe stato letterale, come primo strato le scritte in latino che mettono in guardia, che avvertono. Questi li ho ricamati sui pannelli singoli in verticale. In più le statue di Venere e di David come simboli della cultura dell'umanità che è a rischio, del genio umano che è a rischio. Le scritte latine e le sculture dovevano essere ricamate con filo traslucido, praticamente invisibile, come la saggezza antica che abbiamo dimenticato di leggere. Lavorare con filo così era come scolpire il vento. Il tessuto doppiato era estremamente resistente. Il filo doveva scorrere senza mai tirare, altrimenti il pannello si deformava. Ogni punto era una trattenuta del respiro. Venere doveva avere un velo di tulle trasparente posizionato sopra la sua figura già invisibile, strato su strato. Mi ci è voluta tutta la mia maestria, non solo tecnica, sensibilità, sentire quando il tessuto cede, quando resiste, quando respira. La bellezza classica, nascosta, pronta ad essere inghiottita da AI. Dopo settimane di test sui materiali ho condiviso tutto con la sarta, le ho mandato campioni, foto macro, spiegazioni tecniche. Doveva capire con cosa avrebbe lavorato. Abbiamo discusso insieme come gestire il peso, la struttura e le cuciture. Poi arrivò il secondo strato, i circuiti dell'intelligenza artificiale. Una rete geometrica perfetta che avanza e riscrive la nostra storia. Ogni paillette doveva essere posizionata con precisione millimetrica. Ho passato ore, giorni solo a preparare disegni tecnici. Fare, rifare ancora. Il disegno non mi convinceva, la simmetria non era perfetta, i circuiti non parlavano. Ricominciare. Finché non era giusto, finché non vedevo l'AI prendere vita sopra le parole dimenticate. Poi l'esecuzione, misto crochet di Luneville e ago. Cristalli, quadrati oro e semisfere oro, perline, geometrie che sembrano codice, algoritmi che diventano bellezza. Questo strato copre parzialmente il primo, ma non lo nasconde completamente. E al centro Icaro, che cade, circondato da frammenti pastello della creatività umana che si frantuma. Il ragazzo che volò troppo vicino al sole, e quel volo, quei momenti di libertà assoluta, valgono la caduta? Questa è la domanda che voglio ricamare, perché il mio figlio vivrà nel mondo dell'intelligenza artificiale, un mondo dove forse cadrà, ma voglio che sappia che vale la pena di tentare di volare, vale la pena creare, vale la pena essere umani. Quando tutti i pannelli erano finiti è arrivato il momento più stressante, la spedizione a riga. Pacchi assicurati, imballaggio triplo, preghiere incluse. La sarta li ha ricevuti, li ha studiati e ha iniziato l'assemblaggio. Cuciture invisibili, rinforzi strategici, attenzione maniacale ad ogni dettaglio. E poi il disastro. È tornato il pacco dalla Lettonia. La sarta aveva trattato l'abito finito con vapore, procedura standard per eliminare pieghe e stabilizzare il lavoro, ma le mie paillette tridimensionali non erano standard, la temperatura le aveva letteralmente sciolte. Panico? Sì. Voglia di mollare per un momento. Ero già all'estremo delle mie forze e ora dovevo rifare una gran parte di lavoro, per giunto quello fatto ad ago
che mi ha richiesto più tempo. Ma poi ho respirato, ho guardato il danno e ho pensato, questo è esattamente il tema del progetto: transizione, tracce, ricomposizione. E mi sono messa al lavoro. Nel frattempo stavo finendo Icaro e le schegge pastello. Questi dovevano essere applicati dopo l'assemblaggio base, erano l'elemento finale, il cuore drammatico del progetto. Scolpire con ago e filo è come chirurgia dell'impossibile, creare volume dal nulla, dare peso a ciò che non ha peso, far cadere ciò che non può cadere. Ogni curva doveva essere anatomicamente corretta, ogni ombra doveva suggerire profondità. Ho studiato sculture, ho studiato corpi, ho studiato la gravità. L'umanità che cade, la creatività che si frantuma, il rischio di affidarsi troppo a ciò che brilla e dimenticare le ali che ci hanno fatto volare. Ogni scheggia della creatività umana era un'applicazione separata, non ricamo continuo, frammenti individuali, come un puzzle che non si ricompone più. Ho sviluppato una tecnica di sovrapposizione strato dopo strato di tulle trasparente per creare un passaggio di colore naturale, un gradiente che sembra vivo. Quando tutto era pronto, paillette aggiustate, Icaro applicato, schegge posizionate, seconda spedizione a riga, stavolta con le istruzioni molto chiare. Niente vapore. Mai più vapore, mai più. La sarta ha ricevuto l'abito e ha completato gli ultimi passaggi tecnici, ha applicato la fodera interna, essenziale per proteggere il ricamo e dare struttura, e ha creato la sottogonna che sostiene il tessuto pesante e permette al vestito di muoversi correttamente. Quando l'abito è tornato per l'ultima volta, finito, completo, perfetto, ero felicissima, non solo per il risultato, ma per il viaggio. Il palimpsesto era completo, scritte latine nascoste sotto, circuiti AI dorati sopra, Venere velata, Davide tra gli schemi, Icaro che cade, creatività frantumata. Ma un'opera non vive in fotografie, non vive in dettagli isolati. Deve essere vista tutta, dall'inizio alla fine. 600 ore di lavoro, 9 mesi di vita, ogni punto era una scelta, ogni strato era una rivelazione, ogni errore era una lezione da imparare. E ora dovevo vederlo completo. Non come creatrice che conosce ogni millimetro, ma come osservatrice, come voi lo vedrete. Un palimpsesto di avvertimenti. Un messaggio che si legge a strati. Ecco l'opera. Guardate bene, i circuiti dell'intelligenza artificiale non ricoprono tutto. Le scritte latine, gli avvertimenti per l'umanità sono ancora visibili, ancora leggibili, perché c'è ancora speranza. Questo non è un messaggio distopico. È un avvertimento, un invito a svegliarsi. L'intelligenza artificiale è uno strumento potente, può essere Icaro che vola verso il sole, ambizione, quindi progresso, meraviglia, oppure può essere Icaro che cade, perdita di umanità, creatività sostituita, anima frantumata. La scelta è nostra, adesso, prima che i circuiti ricoprano completamente le scritte antiche. Prima che dimentichiamo chi siamo. Ho un figlio, vivrà in un mondo dominato dall'AI e quando ho iniziato questo progetto avevo paura. Paura che perda la capacità di creare, di immaginare, di essere umano. Ma mentre ricamavo, punto dopo punto, strato dopo strato, ho capito qualcosa. L'AI non è il nemico.
è uno specchio, ci mostra chi scegliamo di essere. Se la usiamo per sostituire la nostra creatività, cadremo come Icaro, ma se la usiamo per amplificare la nostra umanità, possiamo volare più in alto di quanto abbiamo mai immaginato. Per mio figlio, per tutti i bambini che cresceranno in questo mondo nuovo, questo abito è un avvertimento, ma anche una promessa. La saggezza antica non è morta, è ancora qui, sotto la superficie, basta guardare, basta scegliere di vederla. Svegliamoci prima che sia troppo tardi. Non ho vinto il premio Hand and Lock, ma ho vinto qualcos'altro. Ho vinto me stessa, ho dimostrato che potevo ancora creare qualcosa di straordinario, che la transizione a madre non aveva cancellato l'artista, l'aveva arricchita. Ho passato 600 ore su questo progetto, 600 ore di lavoro, 600 ore in cui non ero solo la mamma, ero Elena, ero l'artista, ero ricamatrice, la visionaria che voleva dire qualcosa sul nostro tempo. Questo video non è solo una storia dell'abito ricamato, è la storia di una transizione, di tracce che restano, di un'identità ricomposta e di come a volte un vero premio non è una targa, ma ritrovare te stessa.